position number 4, representing Italy, World Cup bronze medalist in Gabala earlier this year, and he also took the bronze at the World Championship last month, Gabriele Rossetti. A dire il vero giocavo per il Montecatini a calcio. Non ci credo, veramente. Esatto, alternavo attaccante e centrocampista, mancino. Perciò ecco, sono molto appassionato di calcio. E poi un bel giorno ho detto: mi fai provare a sparare? Certo. Mio padre era un po' titubante, visto, perché non è facile comunque sia il suo mondo, lui aveva già smesso, però bisogna essere bravi per seguire il proprio figlio nello sport dove si è praticato per una vita. Ma era un po' titubante. Allora un bel giorno sono andato da mia madre, ho detto: mamma, mi fai sparare? Sì, perciò la colpa è di mia madre. Allora con un fucilino molto piccolo, il primo colpo l'ho sparato a 7 anni, con mio padre dietro ovviamente, ma niente di che, 2 colpi proprio così al campo da tiro qui a Montecatini. E da lì ecco, mi sono appassionato anche al tiro a volo. Ho continuato a giocare a calcio per anni, e finché un bel giorno nel 2010, così 2010-2011, ho iniziato a fare tutte e due, proprio ad allenarmi ogni giorno a entrambi. Ed è andata subito bene anche nel tiro. Ho avuto la fortuna di avere mio padre dietro, perciò non mi mancava niente, avevo il campo da tiro a disposizione, avevo mio padre, perciò ecco, e me la cavavo abbastanza. Tra una scommessa e l'altra con mio padre, perché io ho iniziato con un fucile molto piccolo, un calibro piccolo, calibro 28, che noi si pratica adesso nelle discipline olimpiche con un calibro 12, è quello che ha la resa migliore per poter fare questo sport. Ed è un fucile un po' più grosso, un po' più pesante, dunque per un ragazzino di 12 anni. Allora, insomma, tra una scommessa e l'altra vinco il fucile più grande. Dice: va bene, te lo sei meritato, me l'hai vinto su una scommessa che avevamo fatto in allenamento, e mi fa sparare col calibro 12. Quell'anno, a settembre, proprio qua a Montecatini, c'era il campionato italiano del settore giovanile. Io ero proprio esordiente, la mia prima gara, vinta. L'ho sempre raccontato lui, sì, mi piacevano ovviamente, come tutti i ragazzini maschi o la maggior parte, i fucili quelli a gommini. E allora mi divertivo con gli amici che stavano lì al tiro a bere qualcosa, visto fuori sotto al gazebo c'erano magari delle vetrate, vedevo una mosca, scommettiamo che la prende, tutti al primo colpo spiaccicata lì, perciò capirai, tutti a ridere, ecco, perciò ce l'avevo dentro sicuramente, nel DNA ce l'ho. Babbo Bruno, che tra l'altro non nasce in Italia ma nasce a Troyes in Francia nel 1960, non so se ci sia mai stata, nella bellissima città, c'è una bellissima cattedrale, rimane lungo la via Agrippa che costruirono i romani, che poi porta fino a Milano. Perché Babbo Bruno, la famiglia Rossetti, nasce in Francia? Faceva parte di quel dopoguerra che emigrò a cercare fortuna all'estero? Mio nonno ha conosciuto mia nonna in Francia, lui bergamasco, ha conosciuto mia nonna francese appunto di quella città e si è trasferito per amore, e allora mio padre è nato appunto in Francia, in quella città lì, e dove ha cominciato a sparare per la Francia per più di 20 anni, vincendo titoli importanti come europei, mondiali, juniores e seniores, ma pur essendo il numero 1 in Francia non lo hanno mai convocato per le Olimpiadi per 2 volte, e alla terza ha detto: bene signori, io me ne vado, e si è trasferito in Italia per rimettersi in gioco, perché di fatto era uno dei migliori al mondo e meritava un'Olimpiade. Si è rimesso in gioco in Italia, dopo subito un paio di anni convocazione per Barcellona, ecco. And the gold medal representing Italy goes to Gabriele Rossetti. La voglia di conquistare il mondo, quando hai tutti gli strumenti a disposizione, che hai il campo da tiro, un allenatore in casa e uno dei migliori al mondo,
e comunque sia anche la mia capacità, la forza mentale di vincere nel momento decisivo, rompere l'ultimo piattello decisivo, insomma lì era un momento che 2014 mondiale, poi 2015 europeo e mondiale di nuovo juniores, insomma è stata una salita importante, non mi sono più fermato. Prima però c'era il 2015 dove io ancora juniores ho convinto il CT a sparare nei seniores e ho conquistato il terzo posto al mondiale da seniores pur essendo ancora juniores. Cioè, ecco, da lì è partita la convocazione per le Olimpiadi, perché dovevo conquistarmi il posto, in realtà non dovevo andare io, però insomma dopo risultati così importanti è stato inevitabile. Tuttora il CT Andrea Benelli me lo dice, io non potevo fare altrimenti perché ti ho dato una chance, mi hai fatto il terzo posto al mondiale e un mese dopo, finale di Coppa del Mondo, che sarebbe diciamo la Coppa del Re dove i 12 migliori dell'anno si scontrano per una Coppa di cristallo, ho battuto il numero 1 in carica, allora Hancock, e da lì insomma non c'è stato più niente da fare e mi sono conquistato il posto. Davano Hancock vincente, sì. Lo sapevo perché di fatto i pronostici prima della partenza davano lui vincente perché era l'attuale numero 1 al mondo. Io con le gare che avevo vinto ero dato per terzo. Sì. Dunque eravamo abbastanza favoriti, quantomeno io per una medaglia perché ero uno stato di forma molto buono. Il primo giorno abbiamo fatto un punteggio orribile sia io che lui, eravamo io 13esimo e lui 14esimo, praticamente eravamo fuori. Sì, ci siamo incontrati dopo la prima giornata di gara, ci siamo guardati, ci siamo detti io e te, ma che ci stiamo a fare qua? Cioè, è stato buffo. E lui ricordo che mi ha detto di essere già proiettato per la finale di Coppa del Mondo a Roma che ci sarebbe stato 2 mesi dopo. Mentre io ricordo di avergli detto ma scusa, ma domani c'è comunque la seconda giornata di gara, se andiamo in fondo non si può mai sapere. E lui lo vedevo, non ci credeva. Io decisi, tornando nel villaggio olimpico, ricordo di essere che ero in camera da solo e pensavo fra me e me che non era comunque sia un momento facile perché dopo una batosta del genere ricordo di aver detto a me stesso una cosa importante, che all'Olimpiadi ci sono alcuni atleti che soltanto possono sperare un giorno di partecipare, mentre io ero lì, la stavo vivendo e non volevo buttare via l'ultimo giorno a Rio, l'ultimo giorno all'Olimpiadi, volevo godermela al massimo. E io ricordo che quel secondo giorno lo dissi a mio padre, allora CT della Francia, gli dissi babbo io domani mi diverto. E non pensavo al punteggio, pensavo a sparare un piattello alla volta, ma divertendomi, li ha presi tutti, fregandomene del mondo intero, proprio mi divertivo e non ho mai sbagliato. Quando ero juniores e facevo punteggi importanti come da seniores, ricordo dei compagni di squadra che mi hanno detto un giorno guarda che poi non è la stessa cosa nei seniores. Io questa cosa, grazie anche alla formazione di mio padre, la capivo fino a un certo punto, nel senso, potevo capirlo, ma io allora dicevo, ma perché? Cioè, nel senso, i piattelli che tu vai a sparare sono sempre i soliti. E che tu faccia una gara regionale, o un mondiale, o un'Olimpiadi, i piattelli sono sempre i soliti. Se te che dai un peso diverso, come giocare manichevole o la finale di Champions League, è sempre la solita partita. Il pallone è sempre quello con 2 porte, i compagni di squadra sono quelli, e devi divertirti e dare il massimo. Non devi farti schiacciare dalla pressione. Capito? E è stato un punto a mio favore. Nel passaggio junior senior io insomma la prima gara, ricordo la prima gara seniores che feci un gran premio in Sardegna, lo vinsi subito. Per sempre. Who knows, crazy as life goes, that we'll write a story we tell to a very own. So let's live, lost in the moment, taking it all in.
Io sì, quando ero più giovane dicevo sempre che io voglio battere mio padre, era il mio obiettivo perché lui 5 volte campione europeo, 3 volte mondiale, medaglia olimpica. Quando ero piccolo dicevo guarda che io voglio batterti, voglio conquistare più titoli di te. In realtà poi crescendo ho cambiato la versione e mi piace pensare di accumulare altre medaglie in famiglia, dunque di accumulare medaglie col cognome Rossetti. È una cosa molto più bella secondo me, anche perché adesso lui non c'è più e mi piace comunque sia rendergli onore, rendere onore al suo nome, un grande onore per me. E con la medaglia torniamo subito al villaggio olimpico e mi danno appuntamento a una certa ora perché dice c'è la macchina che ti aspetta. Va bene. Io mi ritrovo con mio padre ovviamente nel villaggio olimpico, telefono a mia madre, queste cose qua, ma in tranquillità. Tra l'altro avevo una scommessa con lei di un cane, perché lei non ha mai voluto il cane e insomma io lo volevo un cane. E adesso cercano il cane. E lei per scommessa, proprio qua su, una gelateria qua sopra, mi disse un bel giorno, eravamo io, lei e mio padre, mi disse guarda, non me lo devi mai più chiedere, se vinci le Olimpiadi si prende il cane e lo chiamiamo Rio. Altrimenti non me lo chiedi mai più, il secondo posto non vai. Ho detto va bene, torno nel villaggio olimpico, chiamo mia madre tutto contento, allora tutto bene, di qua di là, e mio padre mi guarda e mi fa ma scusa, non mi devi dire niente? Che devo dire? Il cane? Già, ecco, perciò. Quindi da ora hai un cane in casa che si chiama... Nato il giorno che ho vinto l'Olimpiade. Non ci credo proprio... Sì. Casualità. Dopodiché appunto mi vengono a prendere, monto in macchina, arrivo a Casa Italia che io non sapevo neanche come era fatta, proprio perché eravamo nel villaggio olimpico concentrati per la gara. E vedo una passerella lunghissima, buia, con delle luci. Vado e mi aspettavano tutti, da Malagò a tutto quanto lo staff di Casa Italia, e parte uno schermo enorme con gli highlights della mia gara. È stato un momento commovente, bellissimo, perciò abbiamo festeggiato. Fino a che ora? Notte tarda o? No, penso fino a mezzanotte l'una, una cosa così. E poi il giorno dopo sei già ripartito praticamente. Esatto. Tornato poi nel villaggio olimpico, monto in camera, mi sono addormentato vestito che proprio non ne avevo più. Abbiamo sempre detto, mio padre per esperienza, e lo posso confermare anch'io, che è molto più difficile vincere un mondiale piuttosto che un'Olimpiade. L'Olimpiadi se non ti fai schiacciare dallo stress la fai bene, la affronti bene, perché sono pochi tiratori di fatto. Solo chi si guadagna il posto può partecipare. Comunque se te non ti fai schiacciare dallo stress e riesci comunque sia a fare il tuo, niente di più, ma a rompere i tuoi piattelli, riesci, perché tanti tiratori si fanno appunto schiacciare dalla tensione. Mentre un mondiale tutto il mondo partecipa. Chiaro, qui c'è più concorrenza. Dunque di fatto 3 tiratori per nazione è open per tutto il mondo. Chiaro. È veramente difficile, perché chiunque quel giorno può trovare la giornata perfetta o uno stato di forma ottimale e rompere dei piattelli, dunque non è facile, è veramente difficile. Mosca, io sono partito, ricordo, da qua che c'erano 33-34 gradi, arrivo a Mosca, c'era 6 gradi, vento e acqua. Quindi non la condizione migliore per sparare. Non sapevo come fare, cioè era un paletto di ghiaccio. Non devi pensarci, lo devi fare per te e andare in fondo per te stesso, prima cosa. Se ti perdi a guardare gli altri quello che fanno, già perdi concentrazione sul tuo. Devi rimanere sempre concentrato in quello che fai e nel tuo. Finita la gara poi vai a vedere il tabellone, capito? C'è in questo anche qualche insegnamento che ti ha lasciato papà Bruno? 100%. Poi è chiaro che l'esperienza personale aiuta, perché puoi insegnare tutto quello che vuoi a un ragazzo, ma poi deve fare la propria esperienza. Io mi alleno spesso con un ragazzo che è fiamme oro con me, giovane, juniores, che di fatto lo allenava mio padre, e poi gli do qualche consiglio. Io ci alleniamo insieme, dunque ho piacere, siamo molto amici, ho piacere a seguirlo. E gli insegno quello che posso, gli trasmetto la mia esperienza, però gli dico sempre che deve fare la sua esperienza, viverlo sulla propria pelle è un'altra cosa, e le sta vivendo, perché l'anno scorso ha fatto secondo al mondiale juniores. Eravamo insieme, io seniores e lui juniores, cioè è una bella cosa, no? Allenarsi insieme e poi partire.
So, ladies and gentlemen, your gold medalist representing Italy, Gabriele Rossetti. And your silver medalist representing the United States of America, Vincent Hancock. Pazzo per la Fiorentina, tifoso da sempre della Fiorentina, allora mister, perché lui è un uomo anche di calcio, e altrimenti sì, CT, coach, Andrea. Io ho avuto la fortuna appunto con queste gare molto importanti di aver vissuto momenti molto intensi, no? Io e lui, e comunque lo chiamo Andrea, una persona che ricordo quando ero bambino lo vedevo come uno dei campioni, dei più grandi campioni di tutto il mondo insieme a mio padre, no? E adesso lo chiamo Andrea e di fatto mi considero, diciamo, uno alla pari, no? È bello poter parlare delle proprie esperienze passate e attuali. Finché ho voglia di vincere, ho fame di vittoria, vado avanti. Il giorno in cui non ho più la paura di sbagliare, quello stress giusto sportivo, quell'emozione che mi dà la gara, perché vivo di gara, io mi piace e godo di gara. Ti piace avere tutta quella adrenalina addosso? Godo quando ho tanta adrenalina, proprio mi stimola molto. Il giorno che non avrò più fame di vittoria smetterò, perché è quella che mi porta avanti. E allora ti chiedo un'altra cosa, come vivi la notte prima degli esami, cioè la notte prima di una finale mondiale, Olimpiade? Tu la vivi, sei in tensione, non dormi, crolli dal sonno alle 3 del notte o riesci comunque ad andare a letto tranquillamente e dormire? Grazie all'esperienza che ho fatto, all'inizio da ragazzino era così, adesso dormo tranquillamente, però è chiaro che dei pensieri ce l'hai, no? Perché si gioca di fatto tutto, non è come un campionato, no? Tutto in una giornata, tutto in 2 giornate, capito? Perciò devi affrontarlo nel modo giusto. Alla fine è bene avere un po' di stress e un po' di paura, però alla fine sono sempre i soliti piattelli come ho detto prima. Dunque sono sempre io con i miei piattelli che dovrò andare a sparare. È anche per loro comunque che porti a casa questi risultati, è una doppia soddisfazione. Lo fai per te stesso in primis e poi per le persone che ti vogliono bene, che ti stanno accanto e che di fatto vivono con te ogni giorno la preparazione della gara che andrai a fare. Perciò ecco, per me è solo che un grande onore poter portare a casa e condividere queste medaglie con tutti voi. Al di là del peso, sì. Quanto pesa questa medaglia? Ho sempre detto che mi ha pesato tanto il giorno dopo e i giorni seguenti alla vittoria, perché di fatto mi hanno chiesto di tenerla al collo per giorni, per video, e ecco, ho pesato tanto, il collo mi faceva male, però ha un bel peso, ha il peso di un sogno di una vita, no? Di ogni bambino, perciò è bello, è un bel peso. Gabriele, complimenti ancora. Grazie mille. Poche volte, raramente è successo di avere quella giornata in più dove magari puoi andare a visitare qualcosa. Succede quando c'è una trasferta molto lunga, magari con un fuso orario importante che devi partire 2 settimane prima, allora magari quando arrivi per un giorno o 2 non spariamo che c'è un fuso orario importante, allora ce lo prendiamo di svago e visitiamo magari qualcosa. Altrimenti quando non c'è fuso orario o poca roba, già dal giorno successivo ci andiamo a allenare e non abbiamo modo. In un momento non di forma come magari sto attraversando adesso, anche per il problema che c'è stato, perché di fatto siamo stati fermi, non è facile, anche perché come hai detto ho un carattere abbastanza forte, sono un lottatore che vivo di sfide e se perdo non sono contento, chiaro, no? Però insomma bisogna essere bravi e ricordarsi degli insegnamenti di Babbo, che da ogni sconfitta si impara comunque sia qualcosa, no? Che se fai un errore vuol dire che qualcosa non va e devi lavorare. Poi col carattere che ho comunque non sono contento perché vorrei vincerle tutte, però non può essere sempre così. Io a inizio anno ero molto in forma, abbiamo fatto un ritiro con la nazionale prima purtroppo del lockdown e poi mi sono fermato, però ecco, ero in uno stato di forma ottimale, ero già proiettato per le Olimpiadi. Nel momento in cui c'è stato il rinvio devi affrontarla nel modo giusto, cioè è così punto, è così per tutti, vuol dire che ho un anno in più per prepararmi, devi affrontarla nel modo giusto, alla fine magari sarà perché ho 25 anni e altri tiratori sono più grandi, ma non mi cambia niente alla fine, no? Se la affronti nel modo giusto, anzi posso solo che approfittarne per lavorare alcuni dettagli. Gli avversari rivali saranno sempre Hancock, Nilsson e Svensson o c'è qualcun altro?
me stesso. Bellissima, bella questa. Purtroppo è così. Sei il peggior avversario di te stesso. Assolutamente sì, purtroppo è la verità. Io sono consapevole che, così come ogni atleta, se rompo tutti i miei piattelli ho vinto. Chiaro. Lo so. Indipendentemente dagli altri. Se io non sbaglio, vinco. È così, non è che sono contro qualcuno. Certo. Anche quando nella finale si rimane in due, oro e argento, no? Lo spareggio per oro e argento. Io devo comunque sparare i miei, non sono contro un avversario. Certo. Devo fare il mio gioco, basta. Voglio comunque sia dare la mia vicinanza a un atleta veramente forte, proprio come atleta e come persona, che è Alex Zanardi, per quello che sta attraversando, perché ho avuto modo di conoscerlo, è una persona stupenda e perciò ecco, sono vicino a lui e alla sua famiglia e spero di poterlo rivedere presto. Detto questo, è un'iniziativa bellissima, sta portando avanti Claudio Coccardo ancora e abbiamo atleti paralimpici non solo qua ma in tutta Italia, e ci sono diverse gare ed è una cosa veramente bella vedere che non si fermano, vederli può solo che insegnarmi qualcosa, no? Perché vedere loro che riescono a ottenere risultati in quel modo bisogna ogni tanto fermarsi a riflettere e pensare, no, ma io ho tutto, di cosa devo lamentarmi? Cioè, bisogna tanto di cappello a loro e bisogna secondo me fermarsi a riflettere un po' con noi stessi e rendersi conto della fortuna che abbiamo. Gabriele, io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, ti faccio complimenti per tutto quello che hai fatto, ti faccio dei complimenti anche sicuramente per la carriera splendida che avrai avanti, perché le tue soddisfazioni saranno anche le nostre soddisfazioni. Vederti vincere in giro per il mondo ci riempirà di grandissime soddisfazioni e ovviamente i complimenti vanno anche fatti al babbo per la splendida iniziativa che ha avuto nel creare Ori di Rio. Gabriele, grazie ancora. Grazie a te e buona continuazione. Grazie mille. Well, he came through a shoot-off in qualifying, only just scraped in to the final, and then he didn't miss a target. The semi-final was perfect, the gold medal match was perfect, and at just 21 years of age, at his first Olympic Games, how about that? He has a gold, been shooting since he was 7, debut 6 years ago for Italy. Klusman, who shoots for their sports team. It is gold for Italy and Gabriella Rossetti.